Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the Professore as they talk about the local wines, grapes, geology, and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp, or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, onto the show. You know, you guys were here with Professor Attilio Scienza. Innanzitutto, ancora congratulazione, sei l'uomo dell'anno, sei il presidente di Comitato del Vino, sei, non so neanche io. Padre Pio, sì. La Madonna Pellegrina. Ma non ti ho mai chiesto, ma sei spirituale? Sei religioso? Certo sono religioso. Ah sì? Ma vai in chiesa? Tutte le domeniche. Davvero? Giuro. Ah, non lo sapevo. Dove vai? In chiesa. Ma in una chiesa cattolica, non buddista. Quindi tu credi che... Credo, sì. Io ho fatto tanti anni di collegi cattolici e mi sono laureato alla cattolica. Ok, va bene, però ma è non una vuol scelta dire. quella di poter andare anche in una università laica. Ma invece? Invece ho scelto di andare in un'università cattolica, perché io penso che oltre ai valori scientifici bisogna dare anche dei contenuti un po' morali. Certo. Non vedo in questo mondo molti che possono offrire valori morali. Ho capito. E allora penso invece che la Chiesa, con tutti i limiti che ha la Chiesa, una storia difficile, fatta da uomini naturalmente, possa dare ancora un pensiero particolare. Io ho fatto con grande gioia i 4 esami di morale, perché alla cattolica si fanno 2 esami di dogmatica e 2 esami di morale. E devo dire che ho imparato moltissimo in questi, perché la morale, la dogmatica è in fondo la Summa Teologica di San Tommaso, è un approccio aristotelico alla divinità. Quindi lui ricalca San Tommaso con l'umanesimo tutti i principi della divinità espressi dalla filosofia di Aristotele. Ma a me è piaciuto molto, per esempio, questo approccio razionale. Il mio professore di morale era un professore di fisica che si è fatto prete e affrontava questi temi. Però non è un po' contrastante? Fisica, uno che creda in scienza fisica? È lì l'errore che la gente comune fa. Sì, io sono gente comune, cosa gente pensi? Comune, non ho capito. No, gente comune, io sono proprio uguale gente comune. Esattamente, la gente allora comune spiegami. la gente ha secondo me un preconcetto formidabile, che non si possono spiegare alcuni principi religiosi attraverso la razionalità. Pensa che la religione sia solo emotività, sia solo una cosa, invece c'è tutta una storia vera dietro alla religione. Cioè il Vangelo non racconta le favole di Grimm, il Vangelo racconta la storia e quello che ha fatto una persona fisica che è esistita. Cristo non è stata un'invenzione, è esistito veramente, quindi la presenza di un uomo sulla terra che diventa Dio è una cosa sostanziale che puoi spiegare con i principi anche della fisica. Cioè, comunque ascoltami, non voglio parlarti no, di religione perché io sono agnostica, come lo so, ben sai. ma io capisco tutti, rispetto tutti, per carità, io sono, come si dice, tollerante. Ok, grazie Attilio. Allora, parliamo di Sardegna. Ah, ecco, sì. Perché noi siamo qui in Sardegna. Noi siamo a Sella Mosca perché è stata una tua grande idea di cominciare a Sella Mosca. Certo. Allora, raccontaci un po' la gita scolastica, quella che faremo con i ragazzi. Sì, Contestualizzando sì, no, è vero, quello, è vero. quello che i ragazzi devono imparare. Certo. Noi faremo questo periplo, come si dice, della Sardegna. Il periplo è una parola greca
che indica un percorso praticamente quasi circolare. Noi partiremo dal lato occidentale della Sardegna, faremo solo la Sardegna delle coste, perché è quella che ha la maggiore quantità di viticoltura, e poi risaliremo dalla parte orientale. Sì, 5 giorni non sono poi molti, ma insomma bisogna che noi ci accontentiamo. Beh, è perché- qualcosa. Sì, no, Sai, in bisogna che ci America la accontentiamo. maggior parte delle persone, abbiamo Sì. gli americani No, qui, credo. hanno solo 2 settimane di Beh, vacanza. ma ragazzi, sì, ho capito. Quindi hanno preso una settimana Ma di io- vacanza e noi per venire dobbiamo, qui. e noi dobbiamo onorare esatto, questa cosa quindi che loro hanno preso, perché hanno preso son- le vacanze e i soldi che spendono per il viaggio e per tutto il resto devono essere compensati da quello che vedono, da quello che imparano. Sì, quelle che imparano. Ecco, allora l'itinerario ha, direi, obiettivi molto diversi, anche se in fondo tutti in questo grande contenitore della vite e del vino. Ma la Sardegna, e parlare della Sardegna, del vino, è parlare di una cultura, dico così, proprio di 4-5 mila anni, perché è una delle zone d'Italia più antiche da un punto di vista geologico, è quella che è nata prima rispetto a tutta l'altra Italia, perché i suoi suoli che sono vulcanici, i primi suoli vulcanici sono così mediamente di 800-900 milioni di anni, quindi sono sicuramente i terreni più antichi. Ma anche la frequentazione fatta dai navigatori del Mediterraneo fa di quest'isola un'isola che ha avuto una viticoltura molto precoce. Certamente qui sono stati i Fenici e i Cartaginesi a dare un impulso, mentre nell'Italia sono stati i Greci e gli Etruschi. Qui non ci sono testimonianze greche ed etrusche, è una cosa completamente diversa. Qui l'influenza è avvenuta per le zone del Levante, del Medio Oriente, quindi la Fenicia, che era un porto fondamentale, la Sardegna, per andare poi in Spagna, era una tappa determinante, no? Nel viaggio. Infatti molti resti di contenitori e di, così possiamo dire, simboli della viticoltura antica sarda sono in Spagna, e anche poi l'influenza cartaginese, perché la vicinanza con il Nord Africa è stata determinante, quindi basti pensare anche ai resti delle città del sud dell'isola che sono tutti di ispirazione cartaginese. Ora, questo certamente ha lasciato delle tracce molto profonde nella cultura enologica di quest'isola, che poi ha subito nel tempo una serie di incontri, possiamo dire, con altre popolazioni. Quello che è chiaro è che qui i romani non hanno mai avuto grande successo, mentre i romani hanno conquistato l'Italia dopo la seconda guerra punica, che è diventata... Ma questo perché, secondo te? Perché le popolazioni locali erano molto forti, molto aggressive, conoscevano bene il territorio, ciò che i romani non riuscivano Perché a conoscere. è isola anche, no? Un'isola, ma non è tanto dire l'isola, i romani andavano tanto in Inghilterra, sono andati in tutto il Mediterraneo, per quello non è hanno occupato la Grecia, hanno occupato tantissimi paesi, la Spagna. Il problema è che questa era un'isola che non consentiva agli estranei di arrivare tranquillamente. Le popolazioni locali erano abbastanza aggressive e volevano difendere la loro integrità, la loro cultura da questa operazione espansionistica dei romani. Sono però arrivati poi altre popolazioni, specialmente dalla Spagna. Dove siamo noi è di cultura catalana, questa parte della regione, quindi la lingua è una lingua catalana e molte varietà sono di origine catalana, e anche i vini, alcuni vini sono stati costruiti, prodotti con questa cultura, diciamo così, catalano-spagnolo, insomma, bisogna distinguere un po' le cose, insomma. Ma la cosa più interessante secondo me di questo territorio è la originalità, cioè mentre noi possiamo trovare in Italia o in Francia o in altri paesi d'Europa dei modelli ripetuti che sono fatti un po' dagli stessi vitigni, sono fatti dalle stesse tecniche enologiche, qui abbiamo veramente una cosa molto originale. Qui è rimasta antica questa viticoltura.
Noi siamo a Sella Mosca certamente è un'azienda moderna, un'azienda anche recente in termini storici, ma noi andremo a vedere nelle parti meridionali dell'isola questi alberelli franchi di piede che hanno più di 100 anni, di Carignano, le tecniche di vinificazione della vernazza di Oristano con queste tecniche ossidative che non ci sono praticamente più se non nel Jura, lo svizzero-francese e un po' forse ancora nella Spagna dell'Andalusia, ma voglio dire sono queste cose che non ci sono quasi più in giro, sono rarità, sono come si dice, memorie storiche fondamentali. E poi tutta l'esperienza diciamo, dell'altra parte dell'isola fatta con il Canonau. Il Canonau qui è assieme al Vermentino che andremo poi ad assaggiare nell'ultimo giorno, sono i due pilastri di questa viticoltura. Ma questa viticoltura ha decine di vecchie varietà, moltissime vecchie varietà che purtroppo non sono quasi più coltivate. Allora io vorrei dividere questo podcast in due. Allora intanto raccontaci il percorso che faremo in questi 5 giorni, ok? Sì. E poi dividiamo e copriamo un po' i vitigni. Ok? Allora, perché è tanta roba, quindi sì. No, la prima tappa l'abbiamo fatta a Selle Mosca. Siamo partiti da Selle Mosca, un'azienda moderna nella forma di allevamento, nelle varietà che vengono coltivate, nelle tecniche di vinificazione, che però mantiene un legame molto saldo con la tradizione, perché produce fondamentalmente Vermentino, Canonau e questo strano vitigno di origine spagnola o catalana che è la Malvasie di Roussillon, che è Torbato, sì, che è il Torbato, che forse è l'unica azienda che lo produce in quantità ragguardevole, forse qualche altro fa qualche bottiglia e lo produce anche poi bene, facendone un modello diciamo così di vino secco e un modello di vino fermo e frizzante. Ecco, noi lasceremo Selle Mosca domani mattina dopo aver fatto una degustazione oggi pomeriggio molto interessante con tutti i vitigni e i vini che vengono prodotti da questa azienda, che sono molti ma sono vinificati molto bene, ma rispettando, come dicevo prima, i canoni di questa tradizione. Non sono vini omologati, non sono vini che richiamano altri vini nel mondo, sono molto originali pur essendo stati prodotti da tecniche moderne. E domani andremo in una delle, diciamo così, delle zone più interessanti dal punto di vista anche culturale, che è Bosa. Bosa è una piccola cittadina che ha una storia non solo di vino ma anche di concerie. Era famosa perché si conciava le pelli. Ma di pecore o di tutto. Conciavano anche di granzi e bovini. Sì, perché è su un fiume. Questo paese è su un fiume che sgorga nel mare e ci vuole molta acqua dolce per poter lavorare le pelli. Quindi adesso non c'è più niente, sono rimaste però tutte le case, tutte le concerie molto belle, un paesaggio bellissimo da vedere. Ecco, questo è un territorio che ha dal punto di vista geologico due matrici, una matrice vulcanica che è molto diffusa nell'isola, ma qui è particolare perché sono materiali trachitici. Le trachiti sono questi materiali effusivi che vengono cementati nel tempo di colore molto chiaro, cioè molto spesso si confondono questi materiali trachitici con dei materiali calcarei, ma sono vulcanici, sono tufi. Ecco, vicino a queste matrici trachitiche ci sono i flis, dirà flis, noi con i flis abbiamo un rapporto dialettico. Sì. Ci sono sì, bravo, ci sono questi flis che si chiama anche qualcos'altro in Slovenia. Come si chiama? La ponca. No, ponca si dice in friulano. Sì, però a Berda diceva qualcos'altro, non mi ricordo più. Non lo so. Sì, dicono qualcos'altro. Comunque sono flis
terrigeni che ci sono formati dallo scivolamento di questi materiali sia argillosi che sabbiosi, che arenari, ed è interessante perché c'è questa commistione tra materiali sedimentari e materiali vulcanici. La cosa forse più interessante, al di là però di quello che sono gli aspetti del terroir, è il vitigno. Il vitigno è questa malvasia che ha tanti nomi, ma è lo stesso vitigno in tutto il Mediterraneo, perché è lo stesso vitigno delle Lipari, è lo stesso vitigno che c'è a Dubrovnik, è lo stesso vitigno che c'è a Bianco, è lo stesso vitigno che c'è nelle Azzorre, è lo stesso vitigno che c'è nelle Canarie. Quindi questo vitigno ha nomi diversi, in posti molto diversi, per fare dei vini anche abbastanza diversi. Perché Però qua si chiama Malvasia di Bosa. di Bosa, sì, o di Sardegna anche. Si chiama Malvasia di Sardegna. Anche sì, è un sinonimo, Bosa o Sardegna, Ok. ma è lo stesso vitigno che c'è Ok. in tutto il Mediterraneo. La tradizione di questa zona era di fare le Ma malvasie, come si chiamano in altri posti? si chiama Dubrovnik, si chiama Bianco, si chiama Greco di Bianco, ma è una malvasia. Greco di Bianco. Sì, ma è la malvasia, loro lo chiamano Greco, ma è la stessa malvasia. Ok. Lipari, le Oglie, è sempre la malvasia di Lipari. Malvasia di Lipari. È lo stesso vitigno, ha nomi molto diversi, ha sempre Però capisci che questo fa confusione enorme. non fa per confusione, gli- questo secondo me è una testimonianza molto importante invece di una grande circolazione culturale. Cioè, questo vitigno ha rappresentato per molto tempo un vitigno guida, come sono state le malvasie e come sono state le vernacce. Cosa vuol dire vitigno guida? Vitigno guida sono questi vitigni che sono, direi, frutto di grandi commerci, non frutto di produzioni locali. Cioè, la malvasia, per esempio, o le malvasie che commercializzava Venezia, erano fatte con tante varietà. Quello che contava era il nome malvasia, era quello che dava il valore al vino. Qui in questo caso invece abbiamo un solo vitigno con tanti luoghi, ma che mantiene il suo nome, cioè mantiene il nome di Malvasia, ma con vicino il nome dove viene coltivato. Quindi c'è questa identificazione molto precoce del terroir, cioè non è un nome generico, mentre a Venezia vendeva una Malvasia generica, la Malvasia del Mediterraneo. Qui invece queste Malvasie hanno mantenuto la loro origine. Sappiamo che le vendevano come Lipari, le vendevano come Dubrovnik, le vendevano come Azzorre. Questo è molto importante. Questo vuol dire che c'era una caratterizzazione locale molto forte anche dal punto di vista commerciale. A Bosa noi assaggeremo due Malvasie. Una Malvasia fatta come nel passato con la tecnica ossidativa del vino floro, che era quella la vecchia Malvasia, che però adesso ha un mercato molto ridotto e quindi adesso fanno delle Malvasie moderne, cioè vinificazione normale, in riduzione. Qualcuno fa anche addirittura uno spumante di Malvasia, anche perché le zone di mare hanno bisogno in estate di avere vini freschi, vini frizzanti, per gli aperitivi, per una cucina leggera, insomma. Ed è una viticoltura quasi in estinzione, sono rimasti pochissimi ettari. Noi vedremo forse le ultime testimonianze di questa viticoltura fatta da una decina di aziende, non di più, che però credono queste decine. Infatti noi andremo a vedere anche al Consorzio della Malvasia. Sì. Giusto. Avremo il presidente ci accompagnerà, farà una relazione sulla Ma chi è Malvasia. poi questo professor Enzo Biondo? Poi Biondo parlerà un po' della cultura enologica dell'isola e regalerà a tutti un suo libro sulla Malvasia. Ah, Malvasia di Bosa? Sulla Malvasia di Bosa, sì. Lui ha fatto un libro sulla Malvasia di Bosa Ok. e lo ha dedicato a ciascuno, perché ha voluto il nome di tutti. No, Sì, un uomo di altri tempi. guarda, c'ha 90 anni quasi, Finalmente c'è qualcuno più grande di te. più grosso di me, sì. Ok, ascolta, ti fermo qua, Attilio. Ok, salutiamo i nostri ascoltatori intanto. Cin cin, ciao Bye bye, ragazzi. bye bye. This is a wrap, part 1 of I don't know how many podcasts.
that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin! Lo diciamo. Quello che vuoi. Salutiamo i nostri sì. Hello. Good morning. Good morning. Ottimo. It's like Italian wine podcast. He can't speak English, but he wants to say in German. That's fantastic. Bonjour. Bonjour. À tout le monde. À tout le monde.